Mi sono sempre piaciuti i video YouTube di chi apre il proprio canale mentre sta crescendo, mentre sta imparando una determinata disciplina e fa vedere più o meno quello che è il suo percorso. Io purtroppo non l'ho fatto quando ero agli inizi e poi dopo ho sempre pensato, vabbè, ormai sono un atleta un po' troppo avanzato per fare questo determinato tipo di contenuti. Ma adesso pensandoci, perché mai non potrei portare i miei percorsi? Certo, non sto imparando le skill base, quelle per fortuna le so fare, anche se c'è sempre qualcosa da migliorare, ovviamente, però posso portare i movimenti che sto imparando, perché ho deciso che voglio provare a competere a livello più alto possibile. Sto tornando a competere in questo senso e contro i migliori, perché il mio obiettivo è stato sempre quello di scontrarmi con i migliori a livello nazionale. Sì, lo so, ho quasi 34 anni, non sono più un giovincello, ma di certo non posso fermarmi solo perché ho superato di 10 anni l'età media che si vede in competizione. Credo che il mio percorso possa essere di motivazione sia per chi è arrivato alla mia età e pensa già di essere arrivato al capolinea. A voi voglio dire sbagliate, perché c'è molto margine di miglioramento. E se c'è per chi cerca di fare l'atleta in maniera avanzata, di sicuro c'è tantissimo per chi lavora sul piano fitness, per chi vuole migliorare a livello atletico, a livello estetico. E può essere di motivazione anche per un ragazzo più giovane che può appunto pensare, ma se ce la fa lui a migliorare a 34 anni, vuoi che non ce la faccia io? Se è riuscito lui a raggiungere un determinato livello pur iniziando ad allenarsi a 26 anni, allora posso farcela anch'io che sto iniziando molto prima. Ebbene sì, è questo quello che dovete pensare, a prescindere da poi come andranno le cose, a prescindere dal livello che riuscirete o non riuscirete a raggiungere. La motivazione più grande deriva soprattutto dal modo in cui ci approcciamo alle cose che andiamo a fare e ognuno ha il suo approccio specifico. E c'è una cosa che accomuna tutti, sia chi vuole allenarsi a livello fitness, sia chi vuole arrivare a competere, ovvero il miglioramento. Tutti vogliono diventare più forti, più prestanti, più estetici e possibilmente anche più ipertrofici. E con ipertrofici non intendo bomboloni del gas, ma si intende un corpo sano, prestante, bello da vedere e possibilmente non deforme. Per ovvi motivi nel competitive del calisthenics bisogna rimanere leggeri e con una ripartizione del peso sbilanciata verso la parte superiore del corpo. Questo non significa avere delle gambe secchissime, deboli, che non riescono a fare nulla, perché io stesso mi alleno sulla corsa, mi piace correre, non riuscirei mai a stare fermo con le gambe. Di sicuro non mi metto a fare squat pesanti perché non è neanche una cosa che mi interessa e che mi piace. Però ovviamente l'allenamento della forza nelle gambe c'è. Va fatto e fa parte di un'armonia corporea che ci aiuta in tutti gli esercizi a corpo libero, perché avere delle gambe troppo deboli sarebbe uno svantaggio anche in esercizi orizzontali del calisthenics, come ad esempio una planche. Comunque in ogni caso stiamo parlando di agonismo, quindi l'1% o anche meno dell'1% dell'utenza totale dello sport. Il restante 99% può benissimo lavorare in armonia, allenare tutto e senza mille preoccupazioni. Per chi ha appunto una predisposizione genetica sbilanciata verso le gambe, ci sono le gare di street lifting e attualmente la gara di street lifting più importante è la Strength World che si tiene a Cantù, organizzata da Calisthenics Brain, che saluto. Ciao Simo. Credo questa sarà anche in futuro la competizione alla quale partecipano e parteciperanno gli atleti più forti presenti in Italia, quindi se volete competere nel calisthenics, nello street lifting nello specifico, la Strength War è la gara a cui dovete puntare a partecipare. Ora il calisthenics sta prendendo piede e verranno fuori tantissime pseudo federazioni, magari create da gente che di calisthenics non ne capisce nulla, gente che si lancia con l'idea di prendersi tutto e fare soldi, come accade quasi sempre negli sport in espansione. Per fortuna le strade sono delineate, che Dio ce la mandi buona. Tornando al mio percorso, nel canale vi farò vedere quello che sto facendo per cercare di arrivare al livello più alto possibile, al livello più alto mai avuto. Il mio obiettivo ovviamente è vincere il campionato. No vabbè, scherzi a parte. Voglio portare il mio miglior livello di sempre. Quello mi interessa. Mi interessa dimostrare che nonostante l'età si può sempre comunque migliorare ad un livello molto alto. Perché migliorare a livello fitness, migliorare esteticamente, quello si può fare anche a 80 anni e ne abbiamo le prove. Però riuscire a rimanere ad un livello tale da competere con gli altri ad una certa età, non so quanto effettivamente sia possibile farlo e sto cercando appunto di dimostrare che si può fare, secondo me. Ovviamente magari non rientrando nei primi, però lasciando qualcosa, un messaggio, la propria figura. Sul canale porterò tantissime sfide nelle quali mi metterò in gioco atleticamente e mentalmente, quindi se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un like perché ci sarà da divertirsi e sicuramente ci sarà anche qualcosa da imparare, perché c'è sempre qualcosa da imparare.